Buongiorno amici, bentornati sul canale. Oggi ho preparato un video su questo film che a me è piaciuto tantissimo. Se non l'avete ancora visto ve lo consiglio, questo che è American History X, con il grandissimo Ed Norton e Ed Furlong che interpreta la parte del fratello del protagonista. Il libro da cui è stato tratto, l'autore, il film, un po' tutto. Il libro da cui è stato tratto è un libro di Frank Meink, non so come si legge, io lo leggo così. È uscito in Italia nel 2010, disponibile su Amazon. È il libro autobiografico che racconta la conversione di un ex neonazista. Si intitola Nero, autobiografia di un neonazista guarito, edito da PM in Italia. Come diventai un neonazista e come sono riuscito a guarire. Da cui è stata tratta la sceneggiatura del film. Per correttezza devo dire che io il libro non l'ho letto, anche se mi prefiggo di farlo al più presto, però ho visto il film. Mi baso su interviste, articoli che ho trovato in giro, dichiarazioni dell'autore, eccetera. L'autore è Frank Meink, si scrive così, non so come si legga, vero nome di Francis Steven Bertolini, nato a Filadelfia nel 1975. È un ex skinhead suprematista bianco che dopo aver scontato 3 anni di prigione ha deciso di lasciarsi tutto alle spalle. La sua storia ha ispirato il film American History X che vi dicevo prima, questo, interpretato da questi due attori, sempre grandiosi come sempre. La vita di Frank non è stata certo facile, caratterizzata da un'infanzia violenta dovuta a una famiglia instabile. La madre abusava di alcol e di droga, il padre era un tossicodipendente e il suo patrigno era un uomo duro e violento che lo sbatté fuori di casa quando Frank aveva 13 anni. A scuola era uno dei pochi ragazzi bianchi e per questo veniva emarginato ed era spesso vittima di bullismo. Un giorno l'adolescente Frank scopre il movimento neonazista e diventa uno skinhead, arrivando al punto di farsi tatuare Goebbels sul petto e sul collo una svastica da 10 centimetri. La sua scelta è dovuta al fatto di essere un ragazzo poco considerato, schernito ogni giorno dai suoi compagni di colore. Gli skinhead invece gli parlano, lo ascoltano, gli dicono che non è sbagliato odiare i neri e gli ebrei, eccetera. E lui da giovane ingenuo si lascia convincere, diventando un tempista con problemi di alcol e droghe di ogni genere. Ma qui, in questa situazione, Frank ha successo, quindi si trova a suo agio, è un pezzo grosso di una delle più importanti bande di skinhead della East Coast. La sua fama lo porta anche ad avere contatti con la fratellanza ariana e il Ku Klux Klan. Nel frattempo cominciano i primi guai, reati minori, fino all'età di 17 anni viene arrestato per aver quasi ucciso e torturato un suo coetaneo filmando tutto in una videocassetta e per questi fatti al processo Frank viene giudicato come un adulto. Nonostante tutto la pena detentiva sarà di soli 3 anni. Ma all'interno della prigione di Springfield, nell'Illinois, succede qualcosa. Data la sua passione per lo sport, Frank stringe rapporti di amicizia con detenuti di diverse etnie e si accorge anche di ricevere più sostegno dai prigionieri afroamericani rispetto agli altri skinhead. Frank sconta la sua pena di 3 anni e appena uscito di prigione incontra subito i suoi amici neonazisti con l'intento di riprendere la vecchia vita, ma si accorge che il carcere lo aveva cambiato. Non è più lo stesso ragazzo che era prima di entrare di prigione. Poi una lite dovuta a un suo rifiuto di fare il saluto neonazista durante il funerale di uno skinhead importante lo allontana per sempre da quel mondo. Frank a Filadelfia torna nei luoghi in cui è cresciuto e qui inizia a collaborare con la squadra di hockey locale, il Philadelphia Flyers, fondando anche l'organizzazione Harmony Troga Hockey, che si occupa di dare a tutti i giovani la possibilità di fare sport e divertirsi in modo creativo per evitare di finire sulla strada e commettere crimini. Spesso Frank fa visita presso le scuole per dare consigli ai giovani, raccontando le sue brutte esperienze di vita e sperando soprattutto di riuscire a aiutarli in qualche modo. L'autore del libro in un'intervista ha dichiarato che nella vita la classe lavoratrice americana, l'ignoranza e la paura possono alimentare il neonazismo. Nella working class americana c'è parecchia gente che si è sollevata da una condizione di povertà e che appena si guarda indietro e vede la sua zona abitata da afroamericani dice a se stessa: non voglio più vivere in questo modo, non voglio tornare in quella condizione.
Poi avere un presidente democratico e un'economia malmessa sono due fattori che possono alimentare il desiderio di fuga dalle responsabilità del tipo le cose non vanno bene nella mia vita, è colpa del governo, è colpa dei neri, è colpa degli immigrati messicani, eccetera. Tra nazisti veri e propri e i loro fan, i neonazisti negli Stati Uniti sono circa 40.000. Non sono molti, ma sono assai violenti e fanno notizia per le aggressioni e pestaggi. Magari si forma un gruppo in Oklahoma, poi un altro o due, dopo un anno o due completamente estinto, perché sono finiti tutti in galera, ne spunta un altro in California e così via. Divenne naziskin perché aveva un padre tossicodipendente, una madre che non gli aveva mai mostrato affetto e un patrigno che lo picchiava. Per me la vita andava così, ha dichiarato. Un giorno avevo pensieri suicidi, il giorno dopo omicidi. A scuola ero uno dei pochi bianchi e quindi oggetto di scherno e botte da parte di molti compagni. Fu un po' tutto questo che mi gettò tra le braccia dei neonazisti. Gli skinhead sembravano preoccuparsi di me, mi chiedevano come la pensavo e ciò mi dava sensazioni che non avevo mai provato. Poi mi dicevano che non c'era nulla di male ad odiare i neri e che andava bene odiare gli ebrei americani perché adorano Israele. Io avevo solo 15 anni, non conoscevo nessun ebreo, quindi quando sentivo dire queste cose pensavo che fosse giusto. È molto facile in certe situazioni odiare gente che non si conosce. Il fatto che la gente mi temesse, spiega ancora l'autore, rinforzava il mio ego in maniera spaventosa. Avevo paura di tornare a casa perché lì mi aspettava il mio patrigno, avevo paura di andare a scuola perché ero l'unico bianco della mia classe, la paura era la mia compagna costante. Ma quando ero con i naziskin la paura passava, anzi per la prima volta la incutevo io agli altri. Se guardo indietro nella mia vita, dichiara ancora, vedo che sono stato un teppista, un neonazi, un drogato, un alcolizzato. È come se avessi avuto nella mia testa un cane buono e uno cattivo. E avessi sempre scelto di dare cibo al cane cattivo, tanto che quando è cresciuto ha scacciato il cane buono. Quando mi sono reso conto di questo, ho smesso di alimentare il cane cattivo e per ogni azione positiva che mi capita di fare, oggi penso, sto dando da mangiare al cane buono. E non giudico più. Quando giudichi qualcuno è come se giudicassi Dio per aver creato la creatura che stai giudicando. Chi siamo noi per giudicare Dio? Oggi so che ciò che fai ti torna indietro con gli interessi. Se fai del male, prima o poi la pagherai. Io oggi penso solo a fare la prossima cosa giusta. Frank Meink è stato un cattivo ragazzo prima a Filadelfia e poi nell'Illinois. Nazischina a 15 anni, in costante sballo alcolico e anfetaminico, conduttore di una trasmissione televisiva autoprodotta dal titolo The Reich, poi in carcere a 17 anni per aver sequestrato e torturato un coetaneo. 3 anni dietro le sbarre, condividendo la vita quotidiana di altri disgraziati come lui, gli insegnano l'inesistenza delle differenze razziali. Torna dai suoi amici skinhead, ma li lascia per sempre dopo una lite, come abbiamo già detto prima. Da allora è un'altra persona. Non è American History X, ma è una storia vera, quella che Frere racconta nel suo libro Nero, autobiografia di un neonazista guarito. Uno scorcio di vita dei giovani americani che idolatrano Hitler. Ora parliamo un po' del film American History X. Questo film, come vi dicevo prima, è un film del 1998 diretto da Tony Kaye, interpretato da Anne Norton e Ed Furlong. La pellicola è dedicata al tema della tensione sociale e del razzismo negli Stati Uniti ed è valsa a Anne Norton una candidatura all'Oscar come miglior attore protagonista meritata. Se non l'avete ancora visto vi consiglio assolutamente questo film, anche se è sconsigliato per i ragazzi. È un film per adulti, però assolutamente vale la pena di essere visto per come è stato interpretato. Derek Vineyard, che è il protagonista, è un neonazista, sorprende 3 uomini neri mentre tentano di rubargli l'automobile, ne uccide 2, il terzo riesce a fuggire in macchina con estrema brutalità e viene condannato al carcere. Qui scoprirà che dalla sua parte ci saranno solo un compagno di carcere di colore, mentre verrà abbandonato se stesso dagli altri amici ariani. E il preside del liceo, anch'esso un uomo di colore, Sweeney, cercherà di aiutarlo dall'esterno. Al ritorno a casa, Derek si rivela profondamente cambiato e ha preso le distanze dal suo passato a causa della sua lenta presa di coscienza del fatto che le sue idee malsane
non avevano in alcun modo migliorato la sua vita. Il film è fortemente ispirato al titolo, anche se qui è fondamentale il personaggio del fratello di Derek, Ed Norton, Danny, interpretato da Ed Furlong. Uscito dal carcere, Derek viene a sapere che il fratello sta seguendo le sue orme, mentre non c'è nella vita del protagonista del libro, e preoccupato chiede al preside del suo liceo di seguirlo. Derek confida proprio nell'aiuto del preside Sweeney affinché faccia recedere il fratello dalle sue convinzioni, e il preside decide di diventare il nuovo insegnante aggiunto di storia di Danny. Ogni giorno si incontreranno e il corso si chiamerà Una storia americana X. Il primo capitolo assegnato a Danny è scrivere una tesina, ma questa volta su suo fratello Derek. Ripensando al passato, Danny si rende conto che il fascino del fratello Derek verso le dottrine razziste era nato anche dall'influenza che il padre aveva avuto su di lui. Il ragazzo di indole fondamentalmente buona era stato in qualche modo fuorviato dalle conversazioni del genitore in merito alle minoranze etniche e dalla sua morte violenta. Accoglie quindi i nuovi ideali di Derek e finisce di scrivere la sua opera, non più un encomio alla dottrina nazista, ma un elogio alla fratellanza fra i popoli. Bravissimi tutti, gli interpreti, il film, tutti bravi, bellissimi. Questo film American History X, guardatelo assolutamente, leggete il libro se lo trovate e iscrivetevi al canale e cliccate sulla campanella per le notifiche. A presto, ciao!